Per aggiungere dettagli o cambiare lo stile a un'immagine ci sono molti modi nelle generazioni AI di immagini. In base ai modelli che utilizziamo abbiamo l'Inpainting, l'IP Adapter, il Redux di Flux e tante altre tipologie di generazioni. Ma a questo giro, utilizzando un modello e descrivendogli nel prompt quello che vogliamo andare a modificare, riusciremo a fare editing di questo tipo, partendo da un'immagine e arrivando a un fotoritocco senza dover aggiungere nient'altro. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Questo modello l'avevo già annunciato qualche video fa perché lo avevano presentato ma non rilasciato. Ora arriva e possiamo testarlo sulle nostre macchine. Sto parlando di iDream E1, che è sempre fatto da iDream AI, ma al contrario di iDream A1, che era uscito qualche settimana fa, questo modello è dedicato esclusivamente all'editing delle immagini. Si basa tutto sul concetto di image to image, ma semplicemente con un prompt potrete andargli a dire come dovrà modificare l'immagine. Questo implica sia del fotoritocco, sia l'aggiunta di testo, il cambio degli oggetti, ma anche il cambio di stile. Loro fanno l'esempio di Studio Ghibli, che andava di moda qualche tempo fa, ma potrete applicare qualsiasi altro stile. C'è solo un modello, un full, non c'è la possibilità di scegliere ancora fra dev e fast. Dico ancora perché sulla pagina di GitHub c'è scritto che stanno lavorando sul modello. Potrebbe essere che arriveranno anche altre versioni, ma al momento possiamo usare solo questa, che è sì full ma a 28 step, al contrario della full dell'A1 che era a 50 step, mentre la dev era 28. C'è un po' di confusione. Vabbè, andiamo a vedere su ComfUI come utilizzare questo modello, che secondo me è incredibilmente interessante anche se molto pesante. Faccio un piccolo appunto: siccome molte cose sono condivise con l'A1, non starò a far rivedere tutti i modelli, ma semplicemente andate a vedere quella guida che vi spiega dove scaricare i modelli e dove metterli. A questo giro vedremo solo E1 dove va messo e come utilizzarlo, perciò andiamo su ComfUI. Partiamo, come spesso accade, dalla pagina GitHub del modello. In questo caso è iDream E1, che si differenzia dal i1 che era uscito prima perché questo modello si dedica esclusivamente all'editing e probabilmente la E deriva da questo, da editing. Non è diviso come i1 in 3 modelli, ce n'è solo uno e potrete fare essenzialmente queste cose, ovvero dirgli per esempio di cambiare il colore di capelli a una persona, di farlo in stile Ghibli, di cambiare un oggetto in un altro tipo, di cambiare lo sfondo, cose che rientrano nell'editing ma fatte particolarmente bene. Ovviamente i risultati non saranno sempre così perfetti perché sarebbe fantastico fosse sempre così, però vi posso dire che spesso si avvicina tantissimo a qualcosa del genere. Qua sotto abbiamo qualche dettaglio, ovvero che gli inference steps sono 28 e che la risoluzione da usare è questa, quindi 768 x 768, un'immagine quadrata. Non possiamo farle più grandi neanche più piccole, la cosa ideale è usare questa risoluzione. Se noi andiamo lì di Hugging Face, ovviamente ci porta al modello tipico con più safe tensor che pesano tantissimo e che non ci sono utili. Quello che possiamo andare a vedere in questa pagina prima di andare a vedere il modello in sé è che se scendiamo ci fa degli esempi di come deve essere fatto il prompt. Vedete, si compone in questo modo. Abbiamo la parte iniziale che è l'editing instruction, ovvero cosa dovrà andare a editare e gli spiegate esattamente. In questo caso è converti l'immagine nello stile Ghibli. A seguire abbiamo il target image description che gli descrive l'immagine, ma vedete già spiegandogli quello che gli spiegava prima. In questo caso, siccome gli ha detto che deve convertirlo nello stile Ghibli, gli dirà che l'immagine è di una persona con una maglietta rosa chiara e dei capelli corti scuri, sempre comunque in stile Ghibli. Questo aiuterà tanto l'elaborazione perché si baserà moltissimo su come abbiamo scritto il prompt. Passiamo allora a scaricare i modelli e, come dicevo inizialmente, non vi dirò da capo tutti i modelli da scaricare perché sono esattamente gli stessi di iDream i1 e io ho fatto già la guida che vi spiega come usare quel modello. Questo si va soltanto ad aggiungere con un modello in più, perciò guardatevi quella guida su che modelli installare perché probabilmente vi interessa anche i1 e vediamo quale scaricare in più, ovvero se andiamo sulla pagina di ComfUorg che aveva già fatto per iDream, in split file sotto a diffusion model hanno aggiunto l'E1 full BF16. Ora io non ho usato questo perché sono 32 giga ed è molto più pesante rispetto a un modello GUF. Siccome sono già modelli che vi occupano
occupano tantissime risorse, secondo me conviene orientarsi direttamente sui GUF, ma se volete qui trovate il modello BF16 e ovviamente vi metto il link in descrizione. Ma scaricheremo il modello GUF, io userò quello per la guida andando su questa pagina. A questo giro CT96 non ha ancora pubblicato i suoi modelli, credo proprio che nei prossimi giorni verranno pubblicati anche da lui, suppongo che siano esattamente la stessa cosa. Se non volete aspettare ci sono già questi disponibili, come sempre il Q8 è quello con la qualità più alta e poi man mano si scende. Forse CT96 mette più versioni perché qua ce ne sono molte meno, però è anche vero che essenzialmente sono queste quelle utilizzate. Vi posso dire che il 18 GB, cioè il Q8, mi occupa la scheda video fino a quasi 22-23 GB di VRAM. Considerate questo e scendete man mano, cercate di capire quale può andare bene per il vostro computer e per la vostra scheda video soprattutto. Messo in download possiamo spostarci su ConfUI. Dove lo mettiamo questo modello? Direttamente su Models, ovvero ConfUI Models. Scendiamo giù e avendo preso il GUF l'ho messo in Unit sotto a iDream E1. Vedete ho messo il Q8. Se non usate questa versione dovete metterlo sotto Diffusion Models se avete scaricato la BF16. Le cartelle le faccio io sotto ma non siete costretti a farlo ovviamente. Per il resto come dicevo guardatevi l'altra guida che vi spiego dove mettere tutti gli altri modelli cartella per cartella. Torniamo su ConfUI ma prima di avviarla, anche se la vedete già qua sotto, io vi consiglio di fare un update prima, perciò andate in ConfUI, nella cartella update fate update ConfUI bet. In questo modo vi aggiorna anche il front-end. Fatto questo aggiornamento, se ve lo fa fare perché magari avete la versione già più aggiornata, per nel dubbio fatela sempre questa, tornate su e avviate ConfUI. Una volta che si è aperta potete fare l'update all andando in manager e cliccando qua update all. In questo preciso momento per poter far andare iDream E1 serve questa versione che è sì la 0.3.30 ma ho dovuto metterla nightly proprio nell'ultima versione. Per far questo ho dovuto mettere qua su ConfUI nightly e a questo punto fare update all. È probabile che questa versione venga portata stable prossimamente, perciò decidete voi o aspettate che diventi stable oppure se volete iniziare già a usare iDream E1 fate nightly e fate update all. Fatto questo aggiornamento vi fa riavviare tutto e torniamo su ConfUI. Come sempre se non conoscete questa web UI quello che vi consiglio è di seguire una guida che ho fatto qualche tempo fa che la spiega da zero. Non è aggiornatissima questa guida, devo rinnovarla sicuramente perché non troverete questa interfaccia, ma facendo settings, andando qua in menu e facendo disable troverete questa interfaccia che è la stessa, i nodi sono sempre gli stessi ma cambia questo menu a lato. Però se cliccate qui dove c'è l'ingranaggino e poi fate top, tornate all'interfaccia nuova. Ho fatto però anche un podcast con 3 episodi dove la spiego a un mio amico e ha questa interfaccia nuova qui. Io vi consiglio di unirle entrambe perché in una ho fatto vedere praticamente tutto, quella iniziale, in quella coi podcast ho fatto vedere un po' come introdurre una persona a questo mondo e quindi capire un po' i nodi, capire un po' tutto. A questo punto facciamo come sempre workflow e facciamo open. Io sono nella mia cartellina clonata dal repository di GitHub. Ho messo questo workflow sotto iDream perché già avevo visto che c'erano più modelli iDream e non l'avevo nominata i1. Entrando dentro selezioniamo il primo che è quello che ho fatto con Florence, mentre vedete il secondo non è specificato perché è senza Florence, così potete scegliere voi quale utilizzare e facciamo apri. Come sempre quando aprite un workflow di cui non avete i nodi vi farà un elenco di quelli che vi mancano. Fate manager, install missing custom node, vi fa l'elenco di tutti quelli che bisogna aggiungere, fate la spunta qui, fate install, riavvia la web UI e avete tutti i nodi installati. Config da qualche tempo ha aggiunto anche il download automatico dei modelli che vi mancano. Io vi faccio vedere sempre come si fa da GameFace e da GitHub perché così prendete un po' la mano e almeno riuscite a giostrarvi da soli, perché fargli fare tutto a ConfUI inizia a diventare un uso troppo da programma e secondo me questa web UI deve essere usata in un modo un po' più tecnico perché altrimenti quando avete un problema non uscite più. Io in questi giorni ho installato anche i PyTorch 2.7.0 CU126 che sono appena arrivati e se avete un RTX 50 sono assolutamente consigliati. Ho fatto un post che spiega come installarli e come aggiornare ConfUI con questa versione. Come sempre facciamo R sulla tastiera in modo che ci viene l'aggiornamento dei collegamenti e iniziamo a vedere come è composto. Qui abbiamo il caricamento del modello che io ho messo in
con Goof perché secondo me è la versione più sensata per questo tipo di workflow. È veramente molto pesante nella sua elaborazione, addirittura come RAM mi supera i 39 giga e come VRAM mi supera i 22-23 giga, nonostante usi tutti i Goof, tutti in versione Q8. Quindi immaginate versione FP16 cosa arriva a fare. Scegliamo iDream E1 e io ho messo il Q8, il clip come l'altra volta, abbiamo il Lama 3.1 8B Instruct, abbiamo il T5 XXL sempre Q8, poi il clip G e il clip L. Scendiamo, abbiamo il Vidi Flux e qua sotto carichiamo l'immagine. Come dicevo prima, lui vuole immagini quadrate e che siano a 768x768. Se mettete un'altra risoluzione o un altro aspect ratio, lui lo taglierà e lo farà quadrato andando a fare il crop al centro, in modo tale che così passerà l'immagine perfetta quadrata. E nel caso qua vedete una preview di come ve l'ha tagliata, ma io non ve lo consiglio, mettetela già come vi piace e così avete già un'idea di come verrà perfetta. Non per forza 768, ma almeno che sia quadrata. Andiamo su e abbiamo il pezzo del prompt. Allora abbiamo il negative, che vabbè potete mettere tutte le parole che volete e cercare di aiutare la generazione. A seguire abbiamo il positive. Di base lui cosa fa? Siccome deve essere fatto come si diceva sulla pagina di GitHub, torniamo di qua e vediamo, cioè che deve essere nella prima parte con questa parola e poi la descrizione e poi a seguire target con un'altra descrizione, io ho fatto che lui parta a fare il prompt in questo modo, ovvero mette questa parola qui, editing instruction. Non dovete modificarlo questo blocco, così come questo. Quelli con l'iconcina con la spunta verde sono a posto così, non dovete cambiarli. Quelli invece con l'icona azzurra dovete cambiarli. E in questo caso è come dovete andare a modificare l'immagine. Lui poi sommerà questa parte a questa. Successivamente andrà a collegargli questa parte di testo, ovvero il punto più target image description, due punti e poi qua c'è un spazio che non si vede, collegherà quello che fa Florence descrivendo l'immagine. Lui l'analizza, tira fuori un prompt e lo butta dopo. Vi faccio un esempio: tutto questo giro sulla base di quell'immagine mi ha creato questa cosa qui. Vedete, editing instruction, convert the image into Ghibli style, poi aggiunge target image description e tutta la descrizione di Florence. Ho fatto diverse prove e ho trovato questa combinazione che mi è piaciuta, però in realtà non è sempre perfetto l'uso di Florence. Allora ho messo questo modello che vi scaricherà automaticamente appena parte la generazione, messo su detailed caption e non more detailed caption. In realtà ci sono tante opzioni in questo menu ed è difficile trovarne uno che sia buono per questa generazione. Io ho trovato questa combinazione, però non è detto che vada bene per tutte le immagini. Effettivamente qua però manca una cosa, perché se andiamo su GitHub lui comunque va a dirgli che è in Ghibli style anche nella seconda parte. Questo workflow vi semplifica utilizzando Florence, ma in realtà crea anche una problematica, ovvero che la target image description deve essere la descrizione di come sarà l'immagine una volta modificata. Se glielo fate fare a Florence, lui vi descrive l'immagine come adesso. Come target intende al punto in cui arriverà, invece la reference è quella da cui parte. E in questo modo voi gli dite che deve avere il cappello, il cane, ma poi nella descrizione di Florence non glielo descrive questo cappello. Vi posso dire che comunque dà dei risultati questo workflow nonostante tutto, però potreste non avere risultati perfetti. Velocizzate perché dà già lui una descrizione, ma non è perfetta questa descrizione, bisognerebbe modificarla successivamente. Solo che essendo automatico il flusso ovviamente non può fermarsi per farvi modificare il prompt e subito dopo ripartire e fare tutto il resto dell'elaborazione. Perciò è una via di mezzo che vi semplifica ma al tempo stesso non vi garantisce i risultati ideali come scriverlo a mano. Se poi voi volete, qua c'è anche un file di Python per fare il refine delle vostre istruzioni, però io questa cosa non l'ho provata anche perché dice che richiede un API key, ma se volete testatela. Creato questo prompt lo vedrete qui nell'anteprima, non date molto retta a quello che scrive qua dentro perché non sempre è corretto quello che viene scritto qui, non ho idea del perché non siano paritari. Qua vi fate un'idea di cosa sta venendo fuori esattamente. Passiamo all'elaborazione e in realtà qua c'è ben poco che potete fare perché
È tutto abbastanza già impostato, ci sono poche cose da poter andare a modificare, ma come sempre potete lanciarvi nelle modifiche, non succede niente, fate dei test, magari le cose migliorano. Gli step devono rimanere 28, quello che si può giocare secondo me sono il CFG sia del cons e del cons 2, il sampler name, lo scheduler, vedere se magari altre impostazioni danno un risultato migliore. Proviamo a fargli fare un test, invece di fare ancora Studio Ghibli, che direi anche basta, mettiamo magari questo cane e gli dico di mettergli un cappello e vediamo cosa fa. Una cosa così, metti il cappello al cane, punto. Niente di particolare, niente di incredibile. Il resto poi lo farà lui. Ok, elaboriamo e vediamo cosa fa. Ok, ha terminato e vediamo quanto ci ha messo. Circa 2 minuti e 39. E vediamo cosa ha fatto. Gli ho detto, a questo cane qui mettigli un cappello, senza dirgli niente di più. E lui ci ha fatto questo risultato. Direi che è abbastanza pazzesco. Su alcuni risultati è veramente incredibile. Altri, insomma, potrebbe fare di meglio, su altre prende l'iniziativa. Qua per esempio lo ha fatto troppo contrastato rispetto all'immagine originale, non so esattamente perché. I colori sono più o meno i medesimi, magari anche su questa cosa potete dirgli di fare esattamente gli stessi colori, però potete vedere che gli ho detto solo metti un cappello senza dirgli che tipo di cappello, come, dove, in che modo, eccetera, e lui me l'ha aggiunto in modo assolutamente credibile, perché se guardate è fatto molto bene, non è una cosa veramente buttata lì a caso. In sostanza è questo che potete fare con iDream E1, perché è dedicato all'editing. Mettete un'immagine, so che metterla quadrata a 768 è molto limitante, però comunque meglio che niente. Ma quello che ho capito è che bisogna fare molto bene il prompt. Considerando questo, io ho fatto perciò 2 workflow. Se noi torniamo in workflow open e apriamo quello senza Florence, è praticamente la stessa cosa, anche se cambia un po' la disposizione dei gruppi e dei nodi, ma è uguale, solo che non c'è più Florence, ma dovete scriverlo voi. Guardate un po' com'è l'immagine, o magari gliela fate descrivere e poi lo modificate voi, però in questo modo potete personalizzarla come volete voi. Per esempio io qui gli ho aggiunto che ha il cappello, cosa che Florence ovviamente non vede nella foto e non ve lo fa poi nel prompt finale. In questo modo sicuramente avete risultati migliori, perché gli dite sia come andrà a modificarla e sia come sarà l'immagine finale. Anche perché descrivergli troppo precisamente com'è l'immagine iniziale diventa un problema quando poi voi volete applicargli uno stile, soprattutto se fate cose tipo Studio Ghibli o altre di questo genere. Ovviamente il workflow rimane identico, come fatto vedere già nell'altro workflow. In questo modo potete scegliere voi se volete utilizzare Florence o no, anche perché da alcune segnalazioni che mi erano state fatte i nodi di Florence alle volte danno dei problemi o non scaricano i modelli. A me non è mai successo, però nel caso abbiate problemi con Florence potete scegliere la via del farvelo a mano voi direttamente, anche perché essendo editing alle volte bisogna avere un risultato migliore e farlo a mano sicuramente dà un risultato migliore piuttosto che affidarsi sempre alla descrizione di un modello. È un modello veramente incredibile, perché poter modificare immagini o foto solo tramite il prompt e avere un'aderenza così incredibile e un risultato così interessante è un qualcosa che lato open source secondo me non si è mai visto fino adesso. I risultati sono quasi sempre ottimi, non sempre perfetti, però è vero che i requisiti sono molto alti e anche usando i GUF andiamo a avere delle richieste sia di RAM che di VRAM particolarmente elevati. Però potete capire che tutto questo porta ad avere anche dei bei risultati. Io spero sempre possano ottimizzare, ma è anche vero che dopo un po', a meno che non scoprino qualche tipo di compressione nuova particolare, penso sarà difficile arrivare a scendere più di un tot di richieste. Dovrebbe esserci un'evoluzione del lato hardware e dei prezzi che si abbassano, quello forse sarebbe più sensato, perché vendere una scheda video da 8 giga oggi come oggi è veramente folle dal mio punto di vista. Come avete visto, vi ho fatto vedere 2 workflow perché Florence può aiutare nella creazione del prompt, nella descrizione dell'immagine, ma poi è troppo aderente all'immagine iniziale e questo alle volte dà dei risultati non così perfetti. Io quello che vi consiglio è, se siete di fretta o non avete voglia di impazzire col prompt, usate pure Florence. Se invece volete fare un bel risultato un po' più perfezionato, allora andate sul prompt manuale, magari potete farvelo creare da Florence e poi modificarlo dopo. E ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, così potete aggiungere
aggiungervi a questa community che sta crescendo e magari seguire anche i post che faccio al di là delle guide, dove per esempio ho spiegato come aggiornare i PyTorch a ConfUI, ma ricordatevi che c'è il server Discord dove potete condividere, chiedere, fare domande e soprattutto chiedere informazioni sugli errori che vi vengono fuori, perché a scriverli sotto nei commenti vengono automaticamente bloccati perché hanno troppi link, troppi collegamenti e poi anche perché spesso risolvere un problema richiede un percorso un pochettino più lungo che rispondere a 2 o 3 commenti sotto il video. Però ovviamente commentate sotto, non è che ho l'errore o niente, mi raccomando. E lasciate anche un like già che ci siete, ma questo è scontato perché il like dovete lasciarlo sempre. Se volete supportarmi però c'è la pagina Patreon dove metto i workflow in anticipo o comunque condivido con voi altre cose che non vengono messe su YouTube o sul server Discord. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!